Today we're in Altamura, Puglia, Italy to see how buffalo mozzarella is made. Compared to cow's milk, buffalo milk behaves very differently when making mozzarella. Mozzarella is part of the pasta filata family of cheeses. That is a very popular style of cheese making here in southern Italy. It's a method that translates to stretch curd in English because the curd, it's heated in hot water and then stretched. We're gonna see that the curd in the step here has a very different texture and feel to the touch and flavor, of course, when it's ready. We're also going to be learning more about buffalo milk and why good quality buffalo milk is supposed to be white. So I'm really excited to learn more with the team here at Bufala Dolcenera in Altamura. Vito is going to show us around the dairy today to see how buffalo mozzarella is made. After the milk arrives at the dairy, it is thermized and then acidified with rennet and starter whey. Il latte si separa in cagliate e siro e avviene più o meno in 4 ore. At the end of the 4 hours, the curd is now a solid block. Here, Vito's brother Nicola is testing the curd to see if it's ready. He tells me that it is when it can stretch up to 1 meter. Compared to cow's milk, buffalo milk is thicker and richer in fats. But unlike cow's milk cheeses, whose curd gets pretty yellow when fermented for a long time, buffalo curd is never yellow. Tendenzialmente più bianca, anzi la mozzarella di bufala quando è gialla c'è da preoccuparsi. Il colore bianco perla è proprio il colore caratteristico della mozzarella di bufala, che la bufala non assorbe il beta-carotine, che praticamente è quello che fa diventare giallo il latte. Sì. The next step is to mill the curd. Then mix it with hot water to start stretching it. Però Claudia, ora ti devi allontanare. E se ti scotti è un problema. Vedi, questa è l'acqua è a 90 gradi, 92 gradi, This method is called filatura in Italian, and the end product is pasta filata, or stretched curd. It's a very popular cheese-making technique in southern Italian regions that produce fresh cheeses like mozzarella. But every type of milk behaves differently. Here, buffalo milk is very silky, almost slippery, which makes Nicola's job very difficult. Questa è la cosiddetta magia. Wow, proprio soffice, vellutata. Proprio invitante. The stretch curd can be given any number of shapes, from the classic mozzarella ball to these intricate braids. This one Nicola is making weighs 3 kilos. Ma è vivo, cioè sembra che c'è un animale dentro. Mamma mia. Wow. Ma vale la stessa tecnica delle trecce ai capelli? 3,5, questo è 3,5. Artista, artigiano. The mozzarella balls can be filled with stracciatella, cream and shredded bits of curd to make burrata. When it's ready, mozzarella is placed in cold water to stop the curd from stretching and to lock its shape. Sto battezzando. The mozzarella is then moved to brine. How long it stays here depends on its size. Some mozzarella balls, like these big ones here, need up to 3 hours to absorb the salt. Unlike other cheeses that age for several weeks after being made, mozzarella is meant to be eaten fresh. Una volta che ha raggiunto il proprio tempo viene imbustata e mandata ai nostri rivenditori.
After brining, the mozzarella moves to a type of brine called acqua di governo, made from leftover water from the curd stretching step. It's a slightly acidic environment that can keep the mozzarella fresh for up to 4 days. Vito says this is enough to store the cheese without ever putting it in the fridge. Senza posare, senza tovaglio, proprio, niente, ok. proprio natura, selvaggia. bene, dai. Prego, a te, il primo morso. Bella solida. È chiaro? solida, Sì. Vai. Ok, beh, salute. Incredibile. Questa Appena questa fatta texture, sì, super liscia, cremosa consistenza. all'interno, sì, tantissimo latte. è chiaro? Sì. Si vede? Sì, sì, lo so, ce ne stiamo accorgendo. Consistenza fantastica, perché si Grazie. scioglie in bocca ed è facilissima da mordere anche. Wow. Però c'è anche molta corda. Sì, ti sei sì, sì. accorta? Sì, tiene bene la forma, c'è soda, ma poi burrosa sul palato. Se ci hai fatto caso, quando la mastichi, come se cigola, deve cigolare Sì. a contatto sì, col sì. dente, non deve essere un qualcosa È vero. di molliccio, ma una mozzarella Sì. buona si riconosce anche da questo. Questa è proprio una caratteristica Una delle caratteristica della mozzarella di bufala sì. che deve proprio scricchiolare Sì. e poi vedi, Comunque ti sì. lascia la bocca pulita. Sì, sì, è vero. Ovviamente io da pugliese abituata tantissimo al latte vaccino, per cui Chiaro. noti subito la differenza con il latte di bufala. Sì, si nota a più- primo più impulso. molto più forte, Sì. ti lascia anche quel retrogusto un po' acidulo. Acidulo, E yes, invece sì. non si sente proprio. Cioè, ovviamente ha molto più carattere, Chiaro. però fantastico. Bufala Dolcenera transforms 1 ton of milk every day into 250 kilos of mozzarella. Every day, Vito's uncle Domenico brings fresh milk from their farm, which is 40 kilometers away. The business is run by Vito and his 2 brothers, Nicola and Stefano. Their dad was a sheep farmer who switched to buffalo farming in 2006, initially selling milk. After pursuing careers in different fields, the 3 brothers came together and started making cheese in 2017. Io sono un designer, mio fratello Nicola è un agronomo e alimentarista e il nostro terzo fratello Stefano è un veterinario. A un certo punto nel 2017 mio padre ci fa la domanda: ragazzi, ma che fate? Vi unite o volete continuare ad essere separati? Insomma, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto dai, proviamoci. E così ci siamo divisi, ognuno di noi i suoi compiti, perché il mio fratello Stefano è in azienda e segue l'allevamento e la parte agricola. Nicola, mio fratello, invece è responsabile di tutta la parte produttiva del caseificio e io invece mi occupo della vendita e commercializzazione dei nostri prodotti. You may think making and selling buffalo mozzarella is a safe bet in Italy, but there are actually regional differences that come into play here. The dairy is based in Puglia, on the east coast of Italy, and although mozzarella and other stretch curd cheeses are traditional here, They are usually made with cow's milk. Breaking into the local palate was a slow but successful win for Vito and his brothers. Fino al 2018, parliamoci chiaramente, non era così popolare la mozzarella di bufala nel nostro territorio, nella provincia di Bari. Infatti questo è proprio Bari e territorio Bat ostile. è ostile per i prodotti, diciamo, di bufala perché ovviamente abbiamo la tradizione del latte vaccino. From buffalo milk, the dairy makes other cheeses, yogurt, and even beer, for which Vito designed the logos. Quindi dicevi, le birre scure vanno bene con i formaggi. La birra scura è la sposa dei formaggi, Ok. la birra chiara, la Weiss e beverina su tutto, insomma. Ottimo. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this episode. Let me know in the comments which type of mozzarella you prefer. Are you on the cow's milk team or the buffalo team? And if you've tried mozzarella made with other milks, let me know in the comments below which one is your favorite. And hopefully I'll be able to cover that in the future. Thank you so much for watching. See you next time.